Lezione 1. Appassionati di cancelleria. Ehi Anna, posso farti una domanda? Ultimamente mi sto dedicando molto alla cartoleria. Oh, è così interessante. Anch'io sono un grande fan della cartoleria. Cos'è che trovi affascinante? Beh, adoro la varietà di penne, quaderni e altre forniture per ufficio. C'è qualcosa di così soddisfacente nel trovare la penna perfetta o annotare le cose in un bel diario. Capisco perfettamente. La cartoleria può essere una fonte di gioia e creatività. Hai marchi o articoli preferiti che hai scoperto? Sicuramente. Mi piace molto questa azienda giapponese di penne. Il loro flusso di inchiostro è semplicemente incredibile. E ho appena trovato questo fantastico taccuino rilegato in pelle che è diventato il mio punto di riferimento per tutti i Sembra miei appunti. incredibile. Mi piacerebbe vedere la tua collezione di cancelleria qualche volta. Forse potremmo anche fare un giro insieme per fare shopping di cartoleria. È un'ottima idea. Sarei più che felice di mostrarvi la mia collezione. E un giro di shopping sembra meraviglioso. Scommetto che potremmo trovare delle vere gemme. Meraviglioso! Conosco la piccola cartoleria perfetta in centro che offre le forniture più uniche e di alta qualità. Dovremo programmare presto una visita. Fantastico, non vedo l'ora. Sarà molto divertente. Adoro avere qualcuno con cui impazzire per la cartoleria. Anch'io. È sempre più emozionante condividere una passione come questa con un altro appassionato. Sarà una grande esperienza di legame. Assolutamente. Va bene. Sto già facendo mentalmente una lista di tutte le cose che voglio controllare al negozio. Sarà epic. Posso dire che ne sei davvero entusiasta. Sarà un periodo fantastico. Non vedo l'ora, John. Fantastico. Anch'io. Bene. Inizierò a pianificare la nostra avventura con la cartoleria. Ci vediamo dopo, Anna. Lezione 2. Organizzazione del viaggio. E Anna, sono entusiasta del viaggio. Farò del mio meglio per sistemare quel bagaglio extra che hai menzionato. Ciao John, grazie. Lo apprezzo. Per quanto tempo resterai? Sarò lì per una settimana. Voglio esplorare il più possibile. Sembra perfetto. Hai una lista di luoghi che vuoi visitare? Sì, ho intenzione di visitare i siti storici e magari alcuni mercati locali. Ottime scelte. I mercati locali sono fantastici per vivere la cultura. Esattamente. Non vedo l'ora di provare dello street food. Hai qualche consiglio? Assolutamente da provare le specialità locali. Spesso hanno un sapore migliore presso i venditori ambulanti. Buona idea. Terrò d'occhio le bancarelle di cibo popolari. Ti unisci a me per qualche parte del viaggio? Vorrei poterlo fare. Ho degli impegni qui, ma sarò con voi in spirito. Condividerò molte foto così ti sentirai come se fossi lì. Mi piacerebbe moltissimo. Sarà divertente vedere tutto attraverso i tuoi occhi. Di sicuro. Terrò anche un diario di viaggio, così posso ricordare tutti i dettagli. È un'ottima idea. Sarà bello ripensare a quei ricordi più tardi. Esattamente.
Ne trarrò il massimo e condividerò ogni avventura con te. Lezione 3. Visioni della governance. E Anna, ho pensato molto al ruolo del governo ultimamente. Come dovrebbe essere, secondo te, un governo ideale? È una domanda affascinante e complessa, John. Direi che un governo ideale dovrebbe essere quello che serve le persone e promuove il bene comune. Mm, puoi approfondire un po'? Quali qualità o principi specifici ritieni importanti? Bene, credo che un governo debba essere trasparente, responsabile e concentrato sui bisogni e sul benessere dei suoi cittadini. Dovrebbe proteggere i diritti e le libertà individuali. Ok, questo ha senso. Quindi diresti che cose come la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dei diritti umani sono elementi chiave. Assolutamente. A mio avviso, sono tutte componenti fondamentali del buon governo. Il governo dovrebbe inoltre rispondere alla volontà della gente. Capisco. E che dire di cose come l'efficienza e il pragmatismo? Quanto sono importanti questi fattori? Anche molto importante. Un governo efficace dovrebbe essere in grado di prendere decisioni e attuare politiche in modo tempestivo e pratico. Interessante. Quindi non si tratta solo di nobili ideali, ma anche dei dettagli per governare con competenza. Precisamente. Alla retorica e alla visione devono corrispondere la capacità di eseguire e fornire risultati per i cittadini. Mm, questo è un buon punto. È un delicato equilibrio tra principi e pragmatismo. Esattamente. Il governo ideale dovrebbe incarnare entrambi, difendere i valori fondamentali ed essere allo stesso tempo una macchina ben collaudata e funzionale. Affascinante. Mi hai dato molto su cui riflettere in termini di ciò che costituisce una governance veramente efficace. Sono lieto di aver potuto fornire qualche spunto di riflessione, John. È un argomento complesso, ma importante da affrontare. Sicuramente. Ok, rifletterò un po' di più su queste idee su buon governo. Grazie per l'approfondita discussione. Quando vuoi, John. Mi piace esplorare queste grandi domande con te. Fammi sapere se hai altri pensieri che vuoi svelare. Lo farà. Va bene. Torniamo a contemplare il perfetto sistema di governo. Ci vediamo dopo. Lezione 4. Il sogno duraturo della democrazia. E Anna, mi chiedevo se avessi qualche idea sullo stato della democrazia nel nostro paese. Assolutamente. John, come cittadino, credo profondamente nel processo democratico e nel sogno duraturo che rappresenta. Sono d'accordo. È una parte fondamentale della nostra identità nazionale. Ma a volte sembra che quel sogno sia minacciato. Lei solleva una preoccupazione valida. La democrazia richiede una vigilanza e un impegno costanti da parte delle persone. Ma credo ancora nel futuro di questa nazione. È rassicurante Sicuramente, sentirlo. l'impegno Pensa che civico, ci siano il modi voto e la specifici in cui possiamo responsabilizzazione dei lavorare per nostri leader sono rafforzare e tutti fattori proteggere le nostre cruciali. istituzioni Non dobbiamo democratiche. diventare compiacenti. Bene, abbiamo tutti la responsabilità di partecipare attivamente al processo democratico. Quali sono i suoi pensieri sullo stato attuale del discorso politico? È certamente diventato più polarizzato e divisivo negli ultimi anni. Ma continuo a credere che attraverso un dialogo aperto e rispettoso possiamo trovare un terreno comune.
Questo è un buon punto. Trovare modi per colmare le divisioni e concentrarci sulle nostre speranze condivise per il Paese è molto importante. Assolutamente. Anche quando non siamo d'accordo, siamo tutti uniti come americani. La chiave è scendere a compromessi e lavorare in modo collaborativo. Sono d'accordo a mantenere quel senso di unità nazionale, anche di fronte alle differenze. È fondamentale per la salute della nostra democrazia. Esattamente. Se perdiamo di vista i nostri ideali democratici e il nostro impegno condiviso per questo Paese, allora il sogno in cui crediamo è a rischio. Ben detto. Bene. Questa è stata una discussione davvero stimolante. Anna, molto su cui riflettere quando si tratta dello stato della nostra democrazia. Sono lieto che abbiamo avuto questo scambio significativo. John, continuare queste conversazioni è molto importante. Il futuro è nelle nostre mani. Assolutamente. Ok. Torniamo a considerare il potere duraturo del processo democratico. Ci vediamo dopo. Lezione 5. Abbracciare le cucine locali. Ehi Anna, volevo farti una domanda su una cosa. Quando viaggi, hai intenzione di provare la cucina locale? Assolutamente. John, considero sempre l'esplorazione della cucina locale uno dei momenti salienti di ogni viaggio che faccio. Sono d'accordo. È un modo fantastico per immergersi nella cultura e avere un vero assaggio di un posto. Sicuramente. I sapori, gli ingredienti e i metodi di preparazione possono davvero darti informazioni così preziose su una destinazione. Totalmente. Hai qualche piatto locale o esperienza culinaria preferita che hai avuto durante il viaggio? Oh, questa è una domanda difficile. Ho avuto così tante fantastiche avventure culinarie, ma una che spicca davvero è stata la scena del cibo di strada in Thailandia. Oh, sembra incredibile. Che tipo di piatti hai avuto modo di provare lì? Tutti i tipi di deliziosi piatti al curry, nudole, carni e frutti di mare alla griglia. I sapori erano così vivaci e unici. Wow, sembra assolutamente appetitoso. Scommetto che anche l'atmosfera di esplorare le bancarelle ha contribuito all'esperienza. Assolutamente. L'energia e la frenesia dei mercati notturni erano semplicemente indimenticabili. Sembrava davvero un assalto ai sensi nel migliore dei modi. Posso immaginare. Questo è il tipo di immersione culturale che non puoi replicare da nessun'altra parte. Esattamente. Assaggiare la cucina locale è parte integrante della comprensione di un nuovo posto. È una finestra nel cuore e nell'anima della cultura. Adoro questa prospettiva. Mi fa venire voglia di pianificare il mio prossimo viaggio alla scoperta delle specialità regionali. Dovresti assolutamente farlo, John. Il turismo culinario è così gratificante. Ne esci con un apprezzamento così profondo. Fantastico, ne sono convinto. Bene, è ora di iniziare a cercare le migliori destinazioni gastronomiche nella mia lista dei desideri di viaggio. Sembra un piano. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue future avventure culinarie. John, buon appetito! Ah, lo farò. Bene. Torniamo ai miei viaggi alimentati dal cibo a sognare ad occhi aperti. Ci vediamo dopo. Anna. Lezione 6. Investire nella sostenibilità. E Anna, volevo sapere la tua opinione su qualcosa.
Pensi che valga la pena investire in offerte commerciali più sostenibili? Questa è una domanda importante. John, credo che la transizione verso pratiche più sostenibili sia fondamentale, sia per l'ambiente che per la competitività a lungo termine. Sono d'accordo. Sembra che sempre più consumatori richiedano prodotti e servizi ecologici in questi giorni. Sicuramente. La sostenibilità sta diventando un fattore chiave che le aziende devono considerare per rimanere pertinenti e attraenti nei mercati di riferimento. Questo ha senso. Quindi, secondo te, quali sono alcuni dei principali vantaggi dell'investimento in offerte sostenibili? Bene, ci sono ovviamente vantaggi ambientali, come la riduzione delle impronte di carbonio e l'uso delle risorse. Ma ci sono anche vantaggi commerciali. Ad esempio, sono curioso di saperne di più su business case per la sostenibilità. Cose come una migliore reputazione del marchio, risparmi sui costi grazie all'aumento dell'efficienza e la capacità di attingere a segmenti di consumatori ecologici in crescita. Ah, capisco. È davvero perspicace. Non si tratta solo di fare la cosa giusta, ma anche di posizionare l'azienda per il successo a lungo termine. Esattamente. La sostenibilità non è solo un vantaggio, ma sta diventando un imperativo strategico per le aziende che vogliono rimanere competitive. Questo è un ottimo punto. Quindi pensi che la maggior parte delle aziende stia tenendo il passo con questo cambiamento o ci sono ancora molti ritardatari? Direi che c'è un mix. Alcuni leader del settore stanno davvero abbracciando la sostenibilità, mentre altri stanno ancora cercando di recuperare il ritardo. Ma la pressione per diventare ecologici non farà che aumentare. Interessante. Bene. Questo mi ha dato molto su cui riflettere in termini di integrazione della sostenibilità nella pianificazione aziendale e nelle decisioni di investimento. Sono lieto di aver potuto fornire una prospettiva utile, John. È una questione complessa, ma cruciale per il futuro dell'economia e del pianeta. Assolutamente. Ok, è tempo per me di approfondire i modelli di business sostenibili e le migliori pratiche. Grazie per la chiacchierata approfondita. Lezione 7. Preparare una deliziosa insalata. Ehi Anna, sto pensando di preparare una bella insalata per pranzo oggi. Hai qualche consiglio? Assolutamente. John, sarei felice di aiutarti a preparare un'insalata deliziosa e nutriente. Ottimo. Che tipo di ingredienti preferisci includere di solito nelle tue insalate? Beh, inizio sempre con una base di verdure croccanti, cose come spinaci, rucola o verdure miste. Poi mi piace aggiungere delle verdure croccanti. Ok, questo ha senso. Che tipo di verdure consiglieresti? Cose come cetrioli tritati, peperoni, carote e pomodorini funzionano davvero bene. Aggiungono ottima consistenza e sapore. Ho capito. Mi assicurerò di includerne alcuni. E che dire delle proteine o di altri condimenti? Vediamo. Il pollo o il salmone alla griglia sono sempre ottime opzioni proteiche. E puoi anche aggiungere delle noci, dei semi o anche dell'avocado a cubetti. Oh, l'avocado sembra delizioso. E che mi dici del formaggio? Hai un formaggio preferito da usare nelle insalate? Adoro una bella spolverata di feta sbriciolata o cheddar grattugiato. La cremosità e la salsedine completano davvero gli altri sapori. Fantastico. Sembra tutto incredibile. Bene, mi viene fame solo a pensarci.
Ah, sono sicuro che qualsiasi insalata metterai insieme sarà assolutamente deliziosa. John, basta non dimenticare di tagliare tutto bene. Bella chiamata. Devo assicurarmi che sia tutto piccolo e facile da gustare. Va bene. È ora di iniziare a tagliare. Sembra un piano. Non vedo l'ora di sapere come verrà la tua insalata. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli lungo la strada. Lo farò. Grazie Anna. Va bene. Torniamo alla mia missione di tagliare le verdure. Ci vediamo dopo. Lezione 8. L'armadio misterioso. Anna, posso farti una domanda un po' strana? Penso che ci sia qualcosa nel mio armadio. Oh mio Dio, davvero? Cosa intendi, John? Hai visto o sentito qualcosa di sospetto lì dentro? Beh, ieri sera mi è parso di aver sentito un rumore provenire dall'armadio, quindi sono andato a indagare. Ma quando l'ho aperto, non c'era niente. Com'è curioso! Hai visto o percepito altro di strano nell'armadio? Non proprio. Sono rimasta lì e l'ho fissata per un po', sperando di intravedere qualcosa che potesse esserci dentro. Questo è un po' snervante. Hai già avuto altre strane esperienze con quell'armadio? Non che io ricordi. È stato un normale armadio fino a ieri sera. Comincio a chiedermi se stessi solo immaginando delle cose. Beh, non lo ignorerei così in fretta, John. A volte i nostri sensi possono percepire cose che potremmo non comprendere appieno. Questo è vero, forse c'è qualcosa in quell'armadio più di quanto sembri. Vorrei solo sapere cosa fosse. Posso capire la tua curiosità e preoccupazione. Hai pensato di tenerlo d'occhio più da vicino, magari anche di installare una telecamera? È una buona idea? In realtà, potrei provare a monitorarlo con discrezione per vedere se succede qualcosa. Almeno allora avrei delle prove. Esattamente. È sempre meglio affrontare questo tipo di misteri con metodo, piuttosto che dare libero sfogo alla propria immaginazione. Hai ragione. Va bene. Organizzerò una piccola operazione di sorveglianza per quell'armadio. Spero di arrivare fino in fondo alla faccenda. Sono sicuro che lo farai, John. Sii prudente e tienimi aggiornato su ciò che scopri. Sembra un mistero piuttosto intrigante. Lo farò, Anna. Va bene. Torniamo ai miei doveri di guardia nell'armadio. Ci vediamo dopo. Lezione 9. Combattere il decadimento morale. Anna, volevo sapere la tua opinione su qualcosa che mi sta pesando sulla testa ultimamente. Certo. John, che cosa ti preoccupa? Sono qui per ascoltare. Beh, ero preoccupato per lo stato del nostro clima morale. Capisci? Sembra che ci sia così tanta decadenza e corruzione. Capisco cosa intendi. Può essere scoraggiante assistere all'erosione degli standard etici nella società. Esattamente. E non si tratta solo di scandali di alto profilo, ma anche di piccole cose, di un disprezzo casuale per il bene e il male. Questa è un'osservazione profonda, John. La putrefazione inizia spesso con piccoli compromessi, la normalizzazione di comportamenti non etici. Precisamente.
È come se l'intero fondamento morale si stesse sgretolando e il futuro mi preoccupa profondamente. Condivido la tua preoccupazione, John. È un problema complesso senza soluzioni facili, ma non dobbiamo perdere la speranza. Quindi cosa pensi si possa fare? Come possiamo ripristinare una fibra morale più forte nelle nostre comunità? Beh, credo che cominci con l'assunzione di responsabilità personali da parte di ognuno di noi. Vivere con integrità e dare l'esempio positivo. Questo ha senso. Ma come possiamo convincere gli altri a seguire l'esempio? Sembra una dura battaglia contro l'ondata di decadenza morale. Hai sollevato un punto valido. Ci vorrà uno sforzo concertato su più fronti. Istruzione, impegno civico e responsabilizzazione dei leader. Mm, hai ragione. Richiederà un approccio su più fronti, ma sono convinto che valga la pena combattere. Assolutamente. John, la salute della nostra società dipende da questo. Dobbiamo essere disposti a difendere ciò che è giusto, anche quando è difficile. Sono d'accordo con tutto il cuore. Va bene. Mi hai dato molto su cui riflettere su come far parte della soluzione. Sono lieto di aver potuto fornire alcune prospettive utili. John, è una battaglia in corso, ma credo che possiamo vincere se lavoriamo insieme. Sicuramente. Ok, è tempo per me di riflettere su come posso contribuire a ricostruire le nostre fondamenta morali. Grazie per la chiacchierata, Anna. Quando vuoi. John, sono qui se vuoi continuare questa importante discussione. Ti auguro il meglio per i tuoi sforzi. Lo apprezzo. Va bene. Torniamo a contemplare i dettagli del rinnovamento morale. Ci vediamo dopo. Lezione 10. Immaginare futuri alternativi. E Anna, stavo leggendo una storia l'altro giorno che mi ha davvero fatto riflettere. L'autrice stava immaginando come la sua vita sarebbe potuta andare diversamente. È un concetto affascinante, John. Capisco come esplorare percorsi di vita alternativi possa essere un esercizio che fa riflettere. Esattamente. Nella storia, l'autrice si chiede cosa sarebbe successo se i suoi nonni avessero fatto scelte diverse. Come potrebbe essere cambiata la sua traiettoria di vita di conseguenza. Capisco. È interessante considerare come le decisioni apparentemente piccole prese dai nostri antenati possano avere un impatto così profondo sulla nostra vita. Assolutamente. L'autrice approfondisce davvero il e se. E se i suoi nonni fossero rimasti nel loro paese d'origine invece di immigrare? E se avessero scelto carriere diverse? Deve essere una lettura avvincente. È incredibile come le nostre vite possano essere modellate da fattori completamente al di fuori del nostro controllo. Sicuramente. L'autrice dipinge davvero un quadro vivido di come la sua vita avrebbe potuto svolgersi in modi radicalmente diversi. Posso immaginare che sarebbe allo stesso tempo affascinante e un po' inquietante. Contemplare come tutta la tua esistenza potrebbe essere stata alterata. Esattamente. Viene quasi da chiedersi, siamo davvero gli autori delle nostre storie o stiamo semplicemente seguendo il percorso tracciato per noi? Questa è una domanda filosofica profonda, John. Suppongo che dipenda da quanto libero arbitrio e libertà credete di possedere come individui. Giusto, esattamente. L'autore sembra essere spesso alle prese con questo, esplorando la tensione tra destino e autodeterminazione.
Sembra un'esplorazione stimolante di quel dibattito secolare. Capisco perché ti farebbe davvero riflettere sulla natura del tuo percorso di vita. Sicuramente. Mi ha fatto riflettere molto sul ruolo del caso e delle circostanze rispetto alle nostre scelte e azioni. Questi sono i tipi di grandi domande che possono davvero catturare l'immaginazione. Sarei curioso di saperne di più sulle tue riflessioni in merito. Di sicuro, mi ha dato molto su cui riflettere. Ok, è ora di immergermi nuovamente in quella storia e continuare il mio viaggio, e se... Sembra un piano. John, goditi le tue esplorazioni letterarie e non esitare a condividere con me altre tue intuizioni. Lo farò? Grazie Anna. Va bene. Torniamo a immaginare futuri alternativi. Ci vediamo dopo. Lezione 11. L'arte dell'ascolto. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione su qualcosa. Quale pensi sia la chiave per una comunicazione efficace? Questa è una domanda perspicace. John, a mio parere, il fondamento di una comunicazione efficace è l'ascolto attivo. Ah, capisco cosa intendi. Quindi non si tratta solo di chi parla, ma anche di concentrarsi sulla comprensione dell'altra persona. Esattamente. Troppo spesso, le persone sono così preoccupate di formulare la propria risposta che non riescono ad ascoltare veramente ciò che viene detto. Hai fatto una buona osservazione. Immagino sia fin troppo facile lasciarsi prendere dalle nostre prospettive e dai nostri programmi. Sicuramente. Ma quando ci sforziamo di mettere da parte i nostri pregiudizi e preconcetti e ci concentriamo veramente sull'altra persona, è allora che la comunicazione diventa molto più efficace. Questo ha senso. Quindi cosa comporta l'ascolto attivo oltre al semplice rimanere in silenzio mentre l'altra persona parla? Bene, implica cose come mantenere il contatto visivo, porre domande chiarificatrici e parafrasare per assicurarsi di aver capito correttamente. Capisco. Sono tutte ottime tecniche. Si tratta di essere pienamente presenti e coinvolti, piuttosto che ascoltare passivamente le parole. Precisamente. L'ascolto attivo dimostra che apprezzi il punto di vista dell'altra persona e che stai facendo uno sforzo concertato per connetterti. Questo è un punto davvero importante. Mostra rispetto e crea fiducia nella relazione. Assolutamente. E quando entrambe le parti si impegnano ad ascoltare veramente, si apre la porta a scambi molto più significativi e produttivi. Capisco quanto ciò sia essenziale, soprattutto quando si discute di argomenti complessi o delicati. Esattamente. L'ascolto attivo è un'abilità che richiede pratica, ma i vantaggi in termini di una comprensione più chiara e di connessioni più solide sono immensi. È un ottimo modo per dirlo. Ok, farò uno sforzo consapevole per lavorare sulle mie capacità di ascolto attivo in futuro. Meraviglioso. John, sono sicuro che vedrete i benefici nelle vostre relazioni personali e professionali. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farò. Grazie Anna. Bene, è ora di mettere in pratica questi suggerimenti per l'ascolto attivo. Ottimo. Goditi la pratica. Una comunicazione efficace è un'abilità di vita così preziosa. Concordato. Ci vediamo dopo. Anna. Lezione 12. Rivelata la routine in palestra. Ehi Anna,
Volevo chiederti della tua tipica routine di allenamento in palestra. Cosa fai di solito? Ottima domanda, John. Bene, di solito inizio con un po' di cardio, magari 20-30 minuti sul tapis roulant o sull'ellittica per aumentare la frequenza cardiaca. Ah, capisco. È un buon modo per riscaldarsi. E dopo il cardio, a cosa passi di solito? Successivamente, mi concentro sull'allenamento della forza. Mi piace fare un mix di pesi liberi e macchine di resistenza per allenare diversi gruppi muscolari. Interessante. Quali tipi di esercizi di forza trovi più efficaci? Mi piace molto fare squat, affondi e stacchi per allenare la parte inferiore del corpo. E per la parte superiore del corpo, farò cose come arricciare i bicipiti, stirare le spalle e fare le file. Sembra una routine a tutto tondo. Incorporate anche lavori di base o di flessibilità. Sicuramente. Mi assicuro sempre di terminare il mio allenamento con alcuni esercizi di base come plank e addominali. E cerco anche di fare stretching a fondo. Questo ha molto senso. Mantenere la flessibilità e la forza del core è molto importante per la forma fisica generale. Hai capito bene. Si tratta di creare un programma equilibrato che coinvolga tutti i principali gruppi muscolari e aspetti del fitness. Assolutamente. E trovi che la tua routine vari molto da un giorno all'altro o ti attieni a un piano abbastanza coerente? Direi che è un po' entrambe le cose. Ho una struttura generale che seguo, ma spesso confondo gli esercizi specifici per mantenere le cose interessanti. Questo è un ottimo approccio. La varietà è fondamentale per rimanere motivati e sfidati durante gli allenamenti. Esattamente. E trovo che cambiare le cose aiuti anche a prevenire gli stasi e mi assicuri di progredire continuamente. Punto eccellente. Ok, mi hai dato molte informazioni utili su una routine efficace in palestra. È ora che mi metta al lavoro per elaborare il mio piano. Meraviglioso, John. Sono felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili. Fatemi sapere se avete altre domande mentre iniziate la routine in palestra. Lo farò. Grazie Anna. Va bene. Torniamo alla mia ricerca e pianificazione degli allenamenti. Ci vediamo dopo. Iscriviti, metti mi piace e condividi il nostro canale. Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti. Grazie!